Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale ProCamper. Anche oggi continuiamo a parlare di sicurezza. Sicurezza in che modo? Con questo oggetto che ho qui davanti, questa scatolina. È un prodotto che vi ho già portato sul canale, lo abbiamo installato, praticamente una chiusura di sicurezza per le portiere anteriori, dotato o no, dipende dalla versione di chiave. L'ho già portato sul canale diverso tempo fa, ma il kit di installazione era per Ford Transit. Adesso andremo a fare invece il montaggio, scopriremo intanto come è fatto, cosa c'è nella confezione, andremo a fare poi il montaggio insieme, che vedrete è abbastanza semplice. Bisogna semplicemente fare un pochino di attenzione, perché noi faremo appunto il montaggio completo. Abbiamo anche la presenza degli oscuranti plissettati, quindi tipo Remis, sulle portiere anteriori, pertanto sui finestrini anteriori, pertanto c'è da fare una piccola lavorazione in più che è preventiva rispetto al montaggio, ma non vi preoccupate, vedremo tutto insieme. Prima di fare ciò però ricordatevi di iscrizione al canale, di mettere un like sui video che vi piacciono, condividetelo con i vostri amici se ritenete che siano video interessanti e di attivare la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Allora, EOSafe, azienda tedesca, si presenta questi prodotti per la sicurezza, confezione gialla e blu. In questa maniera la apriamo e vediamo che cosa c'è all'interno. Allora, istruzioni di sicurezza. Queste sono invece le istruzioni vere e proprie che vi faccio vedere, divise in due, e ve le faccio vedere perché non solo sono istruzioni fotografiche, vedete? Qui ci sono tutte le istruzioni fotografiche, ma c'è la presenza di questo, ve lo metto qui, ve lo faccio vedere, vedete? Queste sono due dime, queste due dime ci serviranno appunto per tagliare nella linea precisa, per tagliare la parte dell'oscurante, del telaio dell'oscurante Remis secondo una linea precisa, in modo da incassare precisamente il prodotto. Viene fornito chiaramente duplice. Ecco qua, leviamo tutto così almeno analizziamo tutto volta punto per punto. Allora, questi sono degli adesivi, li mettiamo, non ci servono. Poi abbiamo le chiavi, eccole qua, 4 chiavi, ok? 2 e 2, 2 con la scritta EOSafe e 2 senza nulla. Poi abbiamo i riscontri che vanno installati sopra il montante della porta per la sicurezza, ovvero per bloccare il paletto che entrerà dentro. E poi abbiamo il dispositivo fornito all'interno di questo pluriball. Ve ne faccio vedere uno. Chiaramente abbiamo il destro e il sinistro, in questa maniera, eccolo. Questo è il dispositivo, guardatelo un pochino, veramente devo dire fatto molto bene, tutto in metallo, adesso lo apriamo anche, con la chiusura che possiamo spingere e ruotare, vedete? Quindi è bloccato il dispositivo, però quando lo spingiamo e lo ruotiamo rientra dentro e quindi ha il punto di blocco. Questo è molto interessante. Logicamente possiamo chiuderlo in questa maniera e chiaramente, anche se noi lo premiamo, non riusciamo a ruotarlo. Questo chiaramente è la sicurezza che abbiamo. Adesso lo apriamo, vedete? Eccolo qua. Allora, fondamentalmente, se vedete, il dispositivo è composto da due parti sostanzialmente, una parte interna che vedete qui e una specie di calotta esterna che lo avvolge, fissata con due viti. All'interno della confezione chiaramente ci verranno fornite anche a ulteriori viti, guardate, questi sono i riscontri, vedete come sono fatti i riscontri in questa maniera. Questo è dalla parte la parte sinistra, ok? E ovviamente avremo il blocco fatto in questa maniera, quindi dovremo installare tutti questi due oggetti in questa maniera, relativa l'uno con l'altro. Ci forniscono chiaramente tutte quante le viti e anche due brugole da 6 che devono essere sostituite al pezzo che noi andremo a vedere. All'interno, avete visto, c'è anche la targhetta per individuare l'anno e il mese di produzione. Ok, la prima cosa da fare è la lavorazione del telaio e dell'oscurante presettato. Andiamo di là e andiamo a fare questo piccolo lavoro. Eccoci presso il veicolo. Questa è la posizione dove dovremo installare il dispositivo.
saranno necessari un po' di attrezzi, ma non tantissimi, vi devo dire la verità. Ecco qui. Questo andrà praticamente, questa chiusura andrà a coprire e a essere messa al posto di questo tappino che voi vedete qui, molto semplice, quindi verrà posizionato in questa maniera. Logicamente, come vedete, abbiamo in mezzo l'oscurante. Con questo oscurante dobbiamo necessariamente fare un po' di spazio, pertanto appunto ci vengono fornite queste due dime che noi adesso ci andiamo a ritagliare. Allora, ecco tagliato il pezzo, lo possiamo posizionare in questa maniera. Vedete, questo bordo va a battuta e poi lo facciamo scorrere lungo, eccolo qui, vedete questi due punti, eccolo qui. Dobbiamo tagliare lungo questa linea rossa. Mi aiuto con un pezzo di scotch, così, per evitare che si muova il tutto. E quindi taglieremo lungo questa linea qui. Per eseguire il taglio ci avvarremo di un Dremel. Ora con un cacciavite apriamo il coperchietto e andiamo a svidare la vita che c'è sotto. Sì, è decisamente un po' stretto. Ok, sì, vedete, è decisamente troppo stretto, va fatto sicuramente più alto. Comunque ci pensiamo dopo. Adesso smontiamo con una Torx da 30, me l'ho dimenticato, serve anche una Torx da 30. Queste le andremo a sostituire ovviamente. Adesso la cosa un pochino più importante, un po' più delicata, è che dobbiamo smontare queste due viti qui per disaccoppiare la parte esterna dalla parte interna del meccanismo. Quindi mediante un cacciavite a stella normale andiamo a smontare, a disaccoppiare i due componenti. Bisogna fare molta attenzione quando si disaccoppiano, perché dentro c'è la molla che potrebbe sparare il componente fuori. Quindi questa è la posizione. Qua questo componente va sostituito in questa maniera, utilizzando logicamente il foro originale. Ok? Quindi si sostituisce la Torx con la brugola fornita. Quindi si mette la chiave da 5 qui e si avvita nel punto originale. Eccolo qua. Ok. Adesso proviamo ad inserire, ecco qua, vedete? Perfetto. Adesso, prima di fissarlo definitivamente con i due punti originali e l'altra vite che avviteremo direttamente sulla plastica previo foro da 2, faccio un pochino una rifinitura. Una volta fissata la chiusura esterna andiamo a lavorare sul montante, quindi per fissare il riscontro, una di queste due che tanto sono simmetriche, quindi possono essere scambiate. La chiudiamo, mettiamo dentro, vabbè, ve lo faccio vedere, vado dentro e vi faccio vedere come si fa. Allora, ultima cosa da fare, mettere il riscontro. Allora chiudiamo la porta e prendiamo il riferimento del nostro qua. Eccolo qui, eccolo, questo è più o meno al centro. Ok, così mettiamo questa parte di guarnizione all'interno, ci aiutiamo con un cacciavitino, così, in questa maniera, e il riscontro lo infileremo così all'interno, in modo che possa bloccarsi in questa maniera. Proviamo chiaramente prima di forare, vediamo se va.
Ecco qui, questa è la posizione corretta. A questo punto possiamo effettuare i 2 forellini, li facciamo con la punta da 2, così, 2 prefori, e poi prendiamo le viti e le avvitiamo. Adesso proviamo la chiusura e vediamo se c'è necessità di rimuovere dentro. Ok, perfetto, va benissimo così. Ok, perfetto. Ok, abbiamo terminato il lavoro, quindi questo è il risultato, devo dire più che accettabile, veramente un bel prodotto, molto semplice da installare, un po' di attenzione, un po' di manualità, ma lo potete fare tranquillamente anche da soli. L'altro lato, ovvero il lato sinistro, è praticamente identico, simmetrico, quindi non ve lo faccio vedere, ma insomma avete capito di che cosa parlo. Per questa pillola sulla sicurezza è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale, condivideteli con i vostri amici se ritenete che siano dei contenuti interessanti e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo alla prossima.